Durante il I secolo, la maggior parte degli abitanti dell'area del Mar Mediterraneo viveva in città densamente popolate, governate dall'Impero Romano. Ogni città era costituita da un miscuglio di culture, etnie e religioni. Per questa ragione esistevano molti templi diversi, in cui si offrivano sacrifici ad ogni sorta di dei. In pratica, ogni persona venerava un insieme di divinità, alle quali aveva giurato fedeltà. Ma in ogni città si trovava anche un gruppo minoritario che non adorava altri dei al di fuori del proprio Dio. Gli Israeliti, anche noti con il nome di Giudei, sostenevano che il loro Dio fosse l'unico vero creatore e re del mondo. Tutte quelle città erano collegate da una rete di strade costruite dall'Impero Romano. Era facile muoversi da un posto all'altro, fare affari e persino diffondere nuove idee. Una persona che conosceva bene quelle strade era l'Apostolo Paolo. Aveva trascorso la seconda metà della sua vita a viaggiare da città a città, annunciando che il Dio di Israele aveva stabilito un nuovo re sulle nazioni. Quel re era diverso da tutti quelli che erano venuti prima di lui. La maggior parte dei re governa mediante violenza e abuso di potere, ma il nuovo re governa con amore e abnegazione. Il suo nome è Gesù e Paolo ne è il messaggero. Invita tutti a vivere nel regno di questo re. La terza parte del libro degli Atti narra proprio dei viaggi di Paolo e di come le persone ricevettero il suo messaggio. Per un certo tempo la base di Paolo fu la città di Antiochia. Da lì lui e i suoi collaboratori intrapresero 3 viaggi, dirigendosi per terra e per mare in città strategiche in tutto l'impero. In ogni città era abitudine di Paolo recarsi prima di tutto alla sinagoga ebraica, dove si riuniva il suo popolo. Cominciava a insegnare e a mostrare come il re messianico promesso dalle scritture ebraiche fosse Gesù di Nazaret. Alcuni credevano nelle sue parole, altri no. Altri ancora pensavano che il suo messaggio fosse menzognero e pericoloso, al punto da istigare sommosse per cacciare Paolo dalla città. A quel punto Paolo di solito si recava all'affollato mercato della città. Installava un banchetto e cominciava a fabbricare e a vendere tende di pelle per poter pagare le spese di viaggio. Dal suo banchetto Paolo continuava a diffondere la notizia del re risorto Gesù con chiunque fosse disposto ad ascoltarlo. Spesso veniva frainteso e la gente pensava che stesse pubblicizzando qualche sorta di nuovo Dio. Un giorno Paolo pregò per un malato. La persona guarì e i presenti pensarono che Paolo fosse un dio greco sceso sulla terra per visitarli. Paolo ribatté dichiarando l'esistenza di un solo vero Dio, del quale egli era semplicemente un servitore. Il suo messaggio provocava spesso opposizione e rivolte, e di conseguenza Paolo fu spesso picchiato e persino gettato in prigione. Perché una reazione così forte? Il culto degli dei era alla base della cultura romana. Gli abitanti dell'impero credevano che gli dei mantenessero le città al sicuro e il loro culto nei templi era anche una parte importante dell'economia. Paolo non stava semplicemente aggiungendo Gesù alla loro lista di dei. Sosteneva che tutti gli altri dei non avessero alcuna potenza e che, in buona sostanza, fossero una farsa. Le sue parole suonavano come una minaccia per lo stile di vita romano. Sì, e direi che facevano molto di più. Quando Paolo annunciava Gesù come il nuovo re, lo chiamava Signore o Figlio di Dio, gli stessi titoli usati in riferimento all'imperatore di Roma. Pertanto il messaggio di Paolo poteva essere facilmente considerato una minaccia contro l'ordine politico nella sua totalità. Perché mai qualcuno si sarebbe unito a quel movimento? Insomma, sembrava alquanto pericoloso. Le persone erano affascinate dalla storia di Gesù e dal modo in cui il suo amore aveva portato alla creazione di comunità in cui le persone venivano trattate senza discriminazioni derivanti da etnia, sesso o status economico. Quelle persone formavano nuove famiglie che condividevano insieme i pasti. Vivevano sacrificandosi e prendendosi cura dei poveri. Insomma, vivevano come se Gesù fosse davvero il loro re. Esatto, e così, in ognuna delle città in cui Paolo aveva annunciato il messaggio di Gesù, le persone venivano trasformate dallo Spirito di Dio, dando vita a una sorta di nuova umanità. Paolo era solito rimanere in quelle città per insegnare ai convertiti il cammino di Gesù. E poi partiva in direzione di una città nuova. Era una vita difficile. Paolo dovette subire molto dolore e sofferenze. E lo fece perché credeva che le sue difficoltà rievocassero la sofferenza e la morte di Gesù per gli altri. Paolo diceva che era stato proprio l'amore di Dio a motivare la sua scelta di condividere la storia di Gesù. Non importa quanto questo gli sarebbe costato. Dopo il suo terzo viaggio, la reputazione di Paolo si era accresciuta. Aveva fatto molte nuove amicizie, ma si era anche fatto molti nuovi nemici, che sarebbe stato saggio evitare. Ma Paolo non lievitò.
La sua prossima fermata era Gerusalemme, una città piena di nemici che lo volevano vedere arrestato, addirittura morto. Ma allora perché Paolo va a Gerusalemme e cosa succede quando la raggiunge? Di questo tratta la sezione finale degli Atti.